best way to cut and groove. Come in tutte le storie bisogna sempre partire da un inizio. Chi è Franco Renzi prima di arrivare in Push Meniconi Spa? Franco Renzi, prima di arrivare in Push Meniconi Spa, è un ragazzo di 19 anni, non ancora maggiorenne, classe 1953, con tanta grinta, voglia di fare e un futuro tutto da scrivere. Qual è stato l'inizio dell'avventura di Franco Renzi in Push Meniconi e in che mansione? Sono entrato in Push Meniconi che avevo 19 anni praticamente e la mia prima mansione è stata il reparto tecnico. Nel reparto tecnico mi occupavo di costi di produzione, e affiancavo l'ufficio tempi e metodi. Allora si chiamava tempi e metodi perché gestivano tutta la tempistica delle lavorazioni in officina, poi riportate sulle schede di lavorazione e c'era un affare piuttosto complesso. Io ero un po' il collegamento fra l'officina, fra gli operai, gli ingegneri e poi quello che era il mio lavoro, il costo di produzione, il costo del prodotto finito. Le va di raccontarci un aneddoto dei suoi primi tempi qui? Di aneddoti ce ne sono diversi. Un aneddoto simpatico potrebbe essere questo. Noi come Push Meniconi veniamo dall'industria saccarifera. L'industria saccarifera praticamente è un lavoro stagionale e quindi copriva 7-8 mesi dell'anno e partiva normalmente alla fine di ottobre, i primi di novembre, per arrivare fino alla fine di maggio, i primi di giugno. E la concentrazione maggiore era nei mesi invernali, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, eccetera. E negli anni 70 erano anni di turbolenze, erano anni di scioperi, erano anni di rivendicazioni. Quindi noi avevamo questi lavori con contratti e con delle forti penali. Quindi che succedeva? Gli scioperi ci penalizzavano poi per le consegne e allora durante il giorno facevamo il nostro lavoro in ufficio, ognuno secondo il proprio incarico, e alla sera, dopo la cena, insieme alle famiglie Meniconi, ci ritrovavamo in officina e ognuno per quello che sapeva fare lavoravamo in officina. Chi torniva, chi puliva, chi smontava le macchine, chi faceva una cosa, chi faceva un'altra. La cosa bella era che eravamo tutti giovani chiaramente e poi alla mezzanotte tutto finiva con un panettone e una bottiglia di spumante. Questo è un aneddoto che ricordo sempre con piacere perché mi ricorda la gioventù, e quello che, adesso non sarebbe neanche proponibile. Negli anni si consolida la sua posizione all'interno dell'azienda e si cementa anche il legame con la dirigenza tedesca. A suo parere, cosa è stato determinante nella sua ascesa ai vertici aziendali? Immaginava di diventare un punto di riferimento così importante non solo per l'azienda in Italia, ma anche per tutto il gruppo Push in poco tempo? Credo di aver avuto due fortune nella mia carriera, in Push Meniconi. La prima è stata quella di incontrare Renzo Meniconi, che per me è stato come un secondo padre. Renzo Meniconi è stato anche il collante, fra le famiglie Meniconi, famiglia Radinger, fino alla sua morte, che è avvenuta il 30 aprile del 1992. La seconda fortuna è quella di aver avuto un ottimo rapporto con il signor Radinger Senior, il quale mi ha nominato amministratore delegato di Push Meniconi nel 1997 e questo è un rapporto che è durato fino alla sua morte nel 2001 e dopo è proseguita con il figlio, Carl Christian Radinger, con il quale ho un ottimissimo rapporto e non posso che ringraziarlo per la totale e piena fiducia che mi ha dato in tutti questi anni.
In tanti anni alla guida dell'azienda ci sono stati anche momenti turbolenti in cui mantenere salda la presa. Le va di raccontarcene qualcuno, dicendoci anche quali sono state le soluzioni che avete trovato per superarli? Sicuramente sì, ce ne sono stati molti, diciamo. Va bene, uno, diciamo, di questi momenti che mi ha colpito in modo particolare perché è stato, diciamo, nel 2004, quando abbiamo perso praticamente dalla mattina alla sera il 40% del nostro fatturato nel settore saccarifero, e quindi ci siamo trovati, diciamo così, spaesati. Va bene, e adesso che facciamo? Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo visto i nostri prodotti, abbiamo cercato di migliorarli, abbiamo cercato di portare dentro anche i prodotti nuovi e siamo riusciti nei 4 anni successivi, fino al 2008, a recuperare praticamente il fatturato che avevamo perso, va bene? E a far sì che l'azienda, diciamo, ritornasse ad essere quella di prima, e cioè, diciamo, lavorare tutti quanti, va bene, e avere anche dei buoni risultati. Nella sua posizione di amministratore delegato ha potuto veder crescere e progredire l'azienda un po' come fa un padre col proprio figlio. Quanto di Franco Renzi c'è nella Push Meniconi SpA? Beh, non sta a me dire quanto di Franco Renzi c'è in Push Meniconi SpA. Vabbè, sì, sicuramente, diciamo, io all'interno di Push Meniconi ho cercato di lavorare, cercando di formare dei gruppi di persone perché crescessero e diventassero pian piano autonomi, ognuno nel suo ruolo, affinché possano dare domani a questa azienda una continuità, possano dare, diciamo, possono mantenere questo buon nome che abbiamo costruito, diciamo, in tantissimi anni di sacrifici. Ecco, questo, diciamo, è quello che penso di aver fatto e spero di averlo fatto al meglio. Sotto la sua guida hanno anche visto la luce alcune delle migliori macchine di Push Meniconi SpA. A quale di esse sente di essere più legato e per quale ragione? Beh, come già ricordato, dal 1997 sono amministratore delegato di Push Meniconi e quindi ho partecipato alla ricerca, allo sviluppo di nuovi progetti, di nuove macchine. Sicuramente si può iniziare con la sezione artificiale orizzontale Vantage, che abbiamo portato in Push Meniconi negli anni 2006-2007, e che sta dando, diciamo, dei buoni risultati sul mercato, per passare poi, diciamo, al centro di lavoro in verticale. Abbiamo iniziato, diciamo, con la Lucenter e la Lucenter ci ha dato poi, diciamo, ci ha dato, come dire, la conoscenza, ci ha dato, diciamo, ci ha fatto capire quello che effettivamente serviva a me in questo mondo, e da lì è nato il Copernic, che è veramente il nostro fiore all'occhiello, ci dà grande soddisfazione nelle vendite sia in Italia che all'estero, va bene? Sicuramente, diciamo, è la nostra macchina di punta nella quale io credo, va bene, per il futuro. Secondo lei, qual è il vero vantaggio di Push Meniconi rispetto agli altri competitor? A questa domanda, diciamo, in genere la maggior parte delle persone risponderebbe con la qualità, con l'affidabilità, diciamo, del prodotto. Anche noi chiaramente puntiamo sull'affidabilità, sulla qualità del prodotto, va bene, questo sicuramente. Però, diciamo, noi con il cliente abbiamo, diciamo, un rapporto di flessibilità, diciamo, di essere alla mano, di essere, diciamo, sempre disponibili. Ecco, questo secondo me è il nostro fiore all'occhiello. Quest'anno spegne 70 candeline. Se potesse esprimere un desiderio, cosa augurerebbe all'azienda che dirige? Già, 70 candeline è la carta d'identità, diciamo, che segna questa data, va bene? Ma sinceramente mi sento ancora, tra virgolette, un ragazzo con tanta esperienza. Va bene? Cosa mi sento di augurare a Push Meniconi? A Push Meniconi mi sento di augurare, diciamo,
che possa continuare a crescere, che possa, diciamo, migliorarsi nei prodotti, nelle vendite, sul mercato, diciamo, e che, diciamo, possa rendere orgogliosi chi ancora sarà in Push Meniconi, va bene? E chi come me, va bene, un giorno non ci sarà più, va bene? Che però passando, diciamo, e vedendo Push Meniconi che ancora è qua, bella, va bene, come sempre, va bene, mi renda orgoglioso. The best way to cut and groove.